Ciao, io sono Andrea Saffirio. Oggi proseguiremo il discorso che abbiamo iniziato nello scorso video parlando appunto di accordi diminuiti e armonia diminuita. Oggi vedremo in particolare l'applicazione che possiamo avere con gli accordi diminuiti. In particolare è molto interessante capire dove possono risolvere, quindi lo vedremo a breve. Per chi non avesse visto la prima parte, consiglio di vedere la prima parte perché questo originariamente era un video unico che ho diviso in due parti e poi tornare a questo video per vedere la parte finale. Iniziamo subito. Ora abbiamo detto che ogni accordo diminuito in realtà svolge la funzione di 4 accordi diminuiti. Dunque, se ogni accordo diminuito svolge la funzione di 4 accordi diminuiti e ogni accordo diminuito nasconde un accordo di dominante con la nona bemolle, possiamo estendere il ragionamento e dire che all'interno di ogni accordo diminuito, con la settima, si celano 4 accordi di dominante. E lo scopriamo subito. Infatti, se mettiamo al basso invece che La, Do, enarmonicamente otteniamo nona bemolle, terza maggiore, quinta, settima minore. Dunque, Do settima, bemolle 9. Se mettiamo il Mi bemolle al basso, otteniamo enarmonicamente settima minore, nona bemolle, terza maggiore e quinta di Mi bemolle, settima, bemolle 9. Infine, se mettiamo un Sol bemolle al basso, sempre enarmonicamente, otteniamo quinta, settima minore, nona bemolle e terza maggiore. Dunque, Do diesis diminuito cela al suo interno La settima, Do settima, Mi bemolle settima e Sol bemolle settima, tutti quanti accordi appunto settima dominanti con la nona bemolle. Questa rivelazione apre una serie di possibilità veramente straordinarie. Infatti sappiamo che nella risoluzione più essenziale un accordo diminuito può risolvere una quinta sotto ad un accordo maggiore o minore. Supponiamo ad esempio per modulare. Dunque sappiamo che un Sol settima può servirci per modulare a Do maggiore o a Do minore. In questo caso suonerà un Sol settima con la nona bemolle, giusto per richiamare questa sonorità dell'accordo diminuito. Per risolvere a Do maggiore oppure per risolvere a Do minore. In questo caso ho fatto un Do minore sesta. Benissimo, se applichiamo questo concetto a tutti i dominanti che abbiamo ricavato da questo accordo diminuito, sappiamo che il La può risolvere a Re maggiore o a Re minore, il Do può risolvere a Fa maggiore o Fa minore, il Mi bemolle a La bemolle maggiore o a La bemolle minore e il Sol bemolle, che in questo caso possiamo anche chiamare Fa diesis, a Si maggiore o Si minore. Dunque, ognuno di questi diminuiti può risolvere una tonalità maggiore o una tonalità minore, ripeto, nella sua forma base, perché poi esistono tante altre cadenze, appunto, possibili, e tante risoluzioni possibili. Dunque, se un solo diminuito, quindi Do diesis diminuito, contiene tutti questi accordi, possiamo assumere che questo diminuito può risolvere a tutte e 8 queste tonalità, le 4 maggiori e le 4 minori. Adesso le scriviamo e le ascoltiamo insieme. Dunque abbiamo detto che Do diesis diminuito può risolvere a Re maggiore, Re minore, Fa maggiore, Fa minore, La bemolle maggiore, La bemolle minore, Si maggiore, Si minore. E questo apre veramente delle possibilità a livello armonico, anche di modulazioni in qualche modo improvvise, oppure utilizzo dell'accordo diminuito come accordo pivot per muoversi da una tonalità ad un'altra, anche tra tonalità lontane, appunto, veramente interessanti. Sentiamo adesso quindi la sonorità di questo accordo diminuito che modula in queste 8 tonalità. Dunque, Do diesis diminuito per andare a Re maggiore, Re minore, Fa maggiore, Fa minore, La bemolle maggiore, La bemolle minore, Si maggiore e Si minore.
Dunque, questo singolo accordo ha la potenzialità di risolvere a 8 tonalità diverse, 4 maggiori e 4 minori. E diciamo che questa possibilità è veramente notevole, apre veramente delle porte dal punto di vista armonico eccezionali. Ora, abbiamo parlato dell'accordo diminuito nella sua forma base, ma non abbiamo parlato delle possibili estensioni. Ora, sappiamo in generale che nei modi tradizionali, appunto, consideriamo a void note ogni estensione che si trova a distanza di semitono dalla nota cordale che la precede lungo il modo. Ad esempio, nel modo ionico di Do, l'11ª, quindi la quarta della scala, il Fa, si trova a distanza di semitono dal Mi, ovvero la terza maggiore di Do, e dunque formando un semitono, nella disposizione verticale per terze, se parliamo ovviamente di armonia terziale, troveremo il Fa, quindi l'11ª, un'ottava sopra e quindi non più a distanza di semitono, ma probabilmente a distanza di nona minore. Quindi un'ottava più un semitono, che è un intervallo estremamente dissonante che sbilancia la sonorità del nostro accordo e lo fa suonare in qualche modo errato, almeno in un contesto armonico tradizionale. Dunque viene classificata come a void note appunto perché da un punto di vista di sovrapposizione verticale sbilancia il suono dell'accordo rendendolo diciamo eccessivamente dissonante rispetto alla sua funzione. Chiaramente dal punto di vista melodico queste note possono essere utilizzate come note di passaggio, ma certamente non come note di arrivo di una certa importanza ritmica, men che meno all'interno di un voicing, a meno che non sapientemente distribuiti, ad esempio inserendo la nota incriminata, diciamo, più in basso rispetto alla nota cordale, ad esempio mettendo il Fa sotto e il Mi sopra. Lo stesso vale per gli accordi diminuiti e per tutti gli altri accordi, diciamo ogni nota che si trovi a distanza di un semitono sopra una delle note cordali tendenzialmente genererebbe questo problema. Dunque possiamo assumere che per trovare delle estensioni compatibili con questo accordo ci basta, invece di salire di un semitono, salire di un tono a partire da ognuna delle note. Quindi in questo caso al Do diesis diminuito possiamo sovrapporre il Re diesis, il Fa diesis, il La naturale e il Do. Ognuna di queste note non creerà un intervallo di semitono e dunque di nona minore con le note cordali che abbiamo appena nominato. Essendo tutte note a distanza di un tono dalla nota cordale precedente, ed essendo le note cordali tutte a distanza di terze minore, anche le estensioni compatibili, che in questo caso sono 4, si troveranno tra di loro a distanza di terza minore, formando dunque anch'esse un accordo diminuito. Vediamolo nel dettaglio scritto. Ora abbiamo detto che Do diesis diminuito ha come estensioni compatibili, seguendo questo principio che mi rendo conto in questo momento può sembrare molto astratto, ma troveremo un'altra coincidenza a breve, Re diesis, Fa diesis, La e Do, che a loro volta formano l'accordo di Re diesis diminuito. Dunque, Do diesis diminuito, queste sono le note cordali, queste sono le estensioni compatibili e se guardiamo le fondamentali delle tonalità alle quali il Do diesis diminuito può risolvere, abbiamo Re, Fa, La bemolle e Si, ancora una volta, tutte a distanza di terza minore, a formare un altro accordo diminuito, il terzo, quello che ci manca. Dunque, unendo le note cordali, le estensioni compatibili e le fondamentali delle tonalità in cui possiamo risolvere, otteniamo i 3 diminuiti che quindi al loro interno, diciamo, contengono tutte e 12 le possibilità. Questa è, diciamo, è semplicemente una realizzazione dal punto di vista, se vogliamo dire, quasi matematico, appunto, di questa simmetria che ci regalano gli accordi diminuiti. Se noi mettiamo in senso orizzontale queste note che abbiamo appena visto, dunque Do diesis come fondamentale, Re diesis come prima estensione, possiamo chiamare nona maggiore, Mi come terza minore, Fa diesis come seconda estensione, undicesima giusta, Sol quinta diminuita, La sesta minore, tredicesima bemolle, come lo vogliamo chiamare, è indifferente, Si bemolle settima diminuita e Do che possiamo chiamare settima maggiore. Dunque in questo caso
l'ultima estensione corrisponde alla settima maggiore dell'accordo. Dunque è possibile trovare un accordo diminuito con la settima diminuita, ma anche un accordo diminuito con la settima maggiore. Ora evidenziamo le note cordali per distinguerle dalle estensioni. Se osserviamo questa scala, notiamo che le distanze tra le varie note seguono la seguente formula: un tono, un semitono, un tono, un semitono, un tono, un semitono e un tono. Dunque abbiamo una formula ricorrente appunto simmetrica. Infatti questa è la famosa scala ottofonica diminuita tono-semitono, che rientra nelle scale simmetriche, ovvero tutte quelle scale che hanno una sequenza di intervalli che si ripetono più volte uguali all'interno di una singola ottava. Tra queste scale abbiamo ad esempio la scala esatonale o per toni interi, costituita da tutte seconde maggiori, quindi tutti intervalli di tono. La scala cromatica, ad esempio, costituita da tutti intervalli di semitono. In questo caso abbiamo un tono e un semitono, un tono e un semitono. Dunque questa viene chiamata appunto scala ottofonica diminuita. Una piccola precisazione per concludere: spesso si fa confusione tra la scala ottofonica diminuita tono-semitono e quella semitono-tono, anche se in realtà a partire da note diverse ma contengono le stesse note, si utilizzano in contesti diversi. Infatti la scala ottofonica diminuita tono-semitono viene utilizzata per gli accordi diminuiti, mentre la semitono-tono per gli accordi di dominante con la nona bemolle. Anche il fatto che ci sia la nona bemolle all'interno dell'accordo ci ricorda che la scala appropriata è la semitono-tono, infatti il primo intervallo tra fondamentale e nona bemolle sarà un semitono. E se vogliamo vederlo in relazione, appunto possiamo vedere come la scala di do diesis tono-semitono, che corrisponde a un accordo ad esempio di la settima bemolle 9, avrà le stesse identiche note della scala di la semitono-tono. Infatti abbiamo la, si bemolle, do, do diesis, e da qui possiamo ripartire con la scala tono-semitono. Dunque queste due scale corrispondono, ad ulteriore conferma della connessione tra questi due accordi, appunto l'accordo diminuito e l'accordo di dominante. Ok, siamo arrivati alla fine di questi due video sugli accordi diminuiti e l'armonia diminuita. Come sempre, se hai domande, suggerimenti per argomenti da affrontare nei prossimi video, fammelo sapere nei commenti. Grazie e al prossimo video.